Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Nero Corvino. Come avete letto dal titolo, oggi accantoniamo per un momento l'argomento dei capelli e ci addentriamo all'interno di una storia. Mi sento particolarmente a mio agio nelle vesti di Morticia, effettivamente è un look ispirato a lei. Ovviamente io non sono una make-up artist e neanche una grande esperta di immagine, ho fatto quello che potevo per potermi ispirare a questo meraviglioso personaggio e ho cercato di adattarmi al contesto. Oggi, come vi dicevo, lasciamo il nostro argomento preferito, ci allontaniamo un po' da quello che è la tematica del nostro canale e vi racconto una storia che probabilmente ha un fondo di verità, che probabilmente si basa su dei fatti che possono essere accaduti all'interno appunto di questa famiglia, e ci catapultiamo subito in Messico. Infatti nella storia di oggi siamo in Messico, in particolare a Chihuahua, e siamo davanti ad una vetrina, ovvero la vetrina di un negozio di abiti da sposa, ed è qui che conosciamo il protagonista, o meglio la protagonista della nostra storia di Halloween, ovvero la Pasqualita, un manichino che dimora da circa 90 anni all'interno di questo negozio di abiti da sposa. Per capire meglio la storia di questa Pasqualita dobbiamo fare un salto indietro di ben 90 anni, appunto. Ci ritroviamo nel 1930. Ci troviamo in un giorno particolarmente importante per una fanciulla, particolarmente gioioso, perché appunto il 10 marzo del 1930 una ragazza, il cui nome è andato disperso nelle pieghe del tempo, sta per andare a sposarsi. E la madre, Pasquala Esparza, è gioiosissima per questo giorno di felicità, appunto perché accompagnerà la sua unica figlia all'altare. Dal momento che lei è proprietaria di questa boutique di abiti da sposa, confeziona per lei un abito da sposa, un abito da cerimonia perfetto per l'occasione, e ovviamente lo confeziona con amore e molta felicità nel vederla andare a sposarsi. La figlia di questa signora, che si chiama Pasquala Esparza, è una bellissima giovane e l'indomani dovrà andare appunto a partecipare alla cerimonia del suo matrimonio. Purtroppo destino vuole che la fanciulla, a pochissime ore dalle nozze, non si sa ancora se la sera stessa o il mattino seguente, durante appunto i preparativi del matrimonio, viene morsa da un ragno, ovvero la vedova nera, che è uno dei ragni più letali che ci sono appunto al mondo, e il suo morso la maggior parte delle volte purtroppo può essere mortale. La ragazza quindi muore sostanzialmente a pochissime ore dal suo futuro matrimonio, e ovviamente la madre è assolutamente distrutta per la perdita della sua unica figlia, che ovviamente non vedeva l'ora di accompagnare all'altare. Si dice che la cerimonia funebre della ragazza fu abbastanza strana, dal momento che nessuno dei parenti, nessuno della famiglia riuscì a vedere il corpo della giovane. Soltanto la madre riuscì appunto a sottrarlo, tra virgolette, alle autorità e ad occuparsene personalmente per prepararla alla sepoltura, quindi con la giustificazione di voler rimanere da sola con la salma della figlia e quindi potersi dedicare al corpo della ragazza. Il corpo non fu mai visto né dalle sorelle né dalla famiglia della ragazza stessa, quindi praticamente la madre fu l'unica persona che effettivamente ebbe un contatto con il cadavere di questa ragazza, e poi riuscì, non si sa come, a far sfuggire
il cadavere alla vista degli operatori che ovviamente, diciamo così, si occupano di questi fenomeni appunto funerari. Fatto sta che la madre Pasquale Sparza trattenne il corpo ormai morto della figlia all'interno della sua boutique. Non si sa che cosa successe all'interno di quella boutique. Sappiamo soltanto che per 15 giorni il negozio rimase chiuso per lutto e che all'apertura il 25 marzo dello stesso anno, 15 giorni dopo la morte della fanciulla, la boutique riapre e riapre con un nuovo ospite, ovvero un manichino molto particolare esposto nella vetrina del negozio. E voi direte: non c'è niente di strano. In effetti potrebbe sembrare che suona, nel senso che è soltanto un manichino che casualmente viene piazzato davanti alla vetrina di un negozio all'apertura. Il problema è che questo manichino aveva un'aria molto particolare, un'aria molto umana, aveva delle fattezze, rappresentava dei tratti particolarmente realistici e si presentava appunto con un'aria diversa rispetto a quell'aria che trasmette e che può trasmettere un manichino. Infatti questo manichino, per la sua peculiarità, subito attirò l'attenzione dei passanti che appunto passavano davanti alla vetrina di questo negozio, e le persone che conoscevano la famiglia e quindi le persone che conoscevano anche la figlia di questa signora cominciarono a notare una certa somiglianza tra il manichino e la ragazza morta, quindi la figlia della proprietaria, e ovviamente cominciarono ad interrogarsi. Ma Pasquale Sparza, nonostante tutti domandassero delucidazioni e la accusassero di aver esposto non proprio un manichino, diceva sempre che era semplicemente un manichino ben fatto. Fermo restando che, va bene, possiamo anche credere alla storia del manichino ben fatto, ma com'è possibile che la ragazza somigliasse in modo così disarmante alla figlia scomparsa? Ormai le persone ovviamente avevano cominciato a pensare che la donna avesse, diciamo così, trafugato il corpo della figlia ormai morta e che, in preda ad un dolore e una disperazione molto forte, avesse, diciamo così, deciso di imbalsamare il cadavere, di sottoporlo a tutta una serie di tecniche di imbalsamazione che magari alcuni di voi che sono, magari non so, interessati alla materia, io ad esempio sono molto interessata a questo tipo di conoscenza, e vi assicuro che anche nel 1930 esistevano molte tecniche di imbalsamazione, esistevano già ai tempi degli egizi, quindi figuratevi nel 1930. Probabilmente appunto si pensa che la donna, in un atto di estremo dolore, avesse fatto imbalsamare il corpo della figlia e che l'avesse esposta nella sua boutique di abiti da sposa in modo tale da regalarle per sempre il suo sogno di sposarsi. Come non ha potuto farlo in vita, almeno la madre probabilmente le ha dato la possibilità di essere sposa nella morte. Noi ovviamente non abbiamo delle conferme da parte della famiglia, da parte della madre, da parte dei familiari e non sappiamo effettivamente quale sia la storia originale, se sono stati questi i fatti, se sono stati questi gli avvenimenti. Però è anche vero che osservando molto attentamente, molto da vicino questo manichino, chiunque si accorgerà che non è
un manichino come tutti gli altri. Non so se magari avete presente, ma i manichini del 1930 vi assicuro che erano molto diversi da questo. Questo è un manichino che probabilmente si può riuscire a costruire all'epoca di oggi, agli anni di oggi. I manichini dell'epoca erano molto diversi e si allontanavano moltissimo dalle fattezze, diciamo così, più realistiche dell'essere umano. Erano ben lontani dall'essere di costruzione verosimile al corpo, e in ogni caso, per quanto la donna avesse detto che questo era semplicemente un manichino ben fatto, era comunque molto difficile già per l'epoca riuscire a ottenere un prodotto così verosimile al corpo umano. Tant'è che se noi osserviamo già i dettagli del viso, poi ovviamente vi farò anche un piccolo focus anche sul resto delle parti di questo strano manichinio, se noi ci focalizziamo un attimo sul viso di questa ragazza, mi verrebbe da chiamarla, non tanto manichino, ci accorgiamo di come ad esempio i bordi degli occhi siano quasi, forse mi esprimerò male, quasi imbottiti. Non so se voi avete mai visto dei documentari su delle mummie, su delle imbalsamazioni, io ne ho visti un po', e la riga, il bordo delle ciglia dell'occhio sono molto simili a quelli delle mummie, ai corpi mummificati che magari si possono vedere nei musei o nei documentari, ad esempio. È molto difficile trovare un manichino così simile al corpo umano, e è molto strano appunto che la proprietaria abbia potuto fare un acquisto, abbia potuto fare un investimento così particolare per una boutique di abiti da sposa. Ecco, anche affrontando il tema semplicemente economico, esporre un manichino, seppur sia vero, così ben fatto, a quale scopo la proprietaria voleva mirare? È semplicemente un piccolo negozio di abiti da sposa? Ecco, non è necessario procurarsi un manichino che magari poteva costare all'epoca molti soldi. Ecco, il manichino ha la funzione semplicemente di indossare l'abito, e la cliente che entra all'interno del negozio deve notare l'abito, non il manichino che è semplicemente una stampella sul quale dovrebbe poggiare l'abito. Le mani di questo manichino, l'attaccatura dei capelli, i capelli tra l'altro sono veri, le mani sono caratterizzate da queste pieghe, da questi solchi, da queste righe, queste rughe tipiche dei palmi, tipiche appunto dello strato superficiale delle mani. Anche e soprattutto le unghie, se vedete, sono particolarmente consumate, tendono al pallore e sono caratterizzate da questa linea cromatica molto strana, molto cadaverica. Ha un tono della pelle come se, ecco, adesso io magari entrerò un po' nel particolare, mi dà l'idea di una persona alla quale è stato sottratto il sangue e quindi è andata incontro ad un pallore pre-morte o anche post-morte, se ad esempio il sangue fuoriesce dal corpo oppure si deposita appunto sulla parte più pendente del fisico, e mi dà l'idea appunto di essere stata pulita, di essere stata svuotata appunto dalle sostanze, i materiali vitali che possono essere il sangue ad esempio, e questo ha portato il corpo ad un pallore molto peculiare, molto strano per un manichino. Il fatto che abbia queste rughe, queste unghie consumate, questo tono della pelle tendente al pallido, che non è un pallore da manichino, è un pallore da cadavere, e il fatto che c'è una grande riservatezza per quanto riguarda appunto la sua manutenzione e la sua vestizione. Difatti soltanto alcune commesse molto fidate hanno il compito di vestire
la Pasqualita di cambiarla d'abito. Il suo cambio d'abito si aggira intorno alle 2 volte in una sola settimana, e questo momento si sviscera praticamente dietro una tenda molto scura, dietro un paravento, dietro comunque un sipario che ovviamente la isola dal mondo esterno, dal mondo che la può vedere attraverso la vetrina, e soltanto alcuni fidati commessi possono vedere cosa si cela effettivamente sotto il vestito di questo manichino. E questi commessi hanno il limite della riservatezza, perché ovviamente sono, diciamo così, tenuti a non diramare, ecco, quello che effettivamente c'è sotto l'abito di questo manichino, anche se alcune commesse che in passato hanno lavorato in questa boutique affermano che quando veniva spogliato il manichino loro hanno notato delle particolarità, ovvero il manichino avrebbe delle vene varicose su braccia e su gambe. Perché il costruttore di questo manichino così unico avrebbe dovuto disegnare addirittura delle vene varicose sul suo prodotto? Perché renderlo così verosimile? È anche possibile accettare il fatto che il viso sia particolarmente curato e le mani presentino dei solchi reali, ma perché le vene varicose non sono delle parti del corpo che innanzitutto non vanno esposte, e soprattutto le vene varicose rappresentano un inestetismo che il manichino non dovrebbe avere. Quindi ovviamente il negozio oggi ha dei nuovi proprietari, ovviamente in 90 anni si sono susseguiti sia proprietari differenti sia anche commesse o commessi differenti che hanno sempre detto che l'approccio al manichino in negozio ha dato sempre loro una sorta di grande disagio. Molte commesse che stavano nel negozio in una giornata e stavano da sole con quel manichino affermano che appunto si sentivano molto inquiete e molto così a disagio. Ma ci sono anche persone che attribuiscono a questo manichino dei miracoli e dicono che appunto ci sono molti devoti che vanno quasi in pellegrinaggio a lasciare lei dei doni, delle candele votive. Quindi praticamente la gente crede che questo manichino sia un cadavere che appunto è stato esposto in questo negozio perché la madre di questa ragazza ha voluto che lei vivesse da sposa, visto che non ha potuto realmente farlo nella vita reale, ma gliel'ha fatto fare praticamente, ha potuto coronare il suo sogno nella morte. Molti dicono che è impossibile conservare un cadavere imbalsamato per così tanto tempo. Smonto subito questa teoria perché ci sono invece delle tecniche di imbalsamazione e delle tecniche anche di ricostruzione di alcune parti del corpo. Lo dimostra anche la morte recente, insomma, di questi anni del ragazzo Carlo Acutis, il quale è stato imbalsamato e il suo volto è stato totalmente ricostruito per essere esposto. E ci sono tanti altri casi così, quindi le tecniche di imbalsamazione, i metodi esistono da molto tempo. L'uomo le porta con sé dai tempi appunto degli egizi e ci sono sempre nuove tecniche per mantenere in vita questi corpi, e ci sono anche delle opere di scultori, di imbalsamatori che appunto fanno questo per mestiere. Vi lascio giù nell'info box l'artista a cui mi sto riferendo adesso, non me lo ricordo, ma lui fa queste sculture di corpi umani veri che svuota e riempie di sostanze appunto per l'imbalsamazione e ne ricava appunto delle opere. Vi lascio giù il suo link se magari siete curiosi di andarlo a vedere. Io personalmente, ragazze, non lo so, nel senso che io non credo che sia un manichino,
all'epoca i controlli su questi episodi erano molto sporadici, era più facile che un cadavere fuggisse dalla tomba piuttosto che ci entrasse, nel senso che, ecco, c'era molta meno sicurezza, quindi io penso che la madre probabilmente abbia così compiuto un gesto disperato per avere la figlia con sé fin quando poi la madre ha avuto vita e per darle questo sogno. Io non sono sicura che la storia sia andata così, ho sentito anche altre versioni, ho sentito anche una versione la quale diceva che la ragazza si fosse suicidata per amore e la madre, non potendo accettare questo, l'ha tenuta con sé imbalsamando il suo cadavere. Ma comunque io non sono sicura che la versione della storia sia questa, se c'è un fondo di verità, ma in ogni caso a me sembra molto strano che questo sinceramente sia un manichino. Allora, io la mia curiosità mi spinge a dire: Marta, vai in Messico, vai nella città di Chihuahua e vai a vedere sto manichino, che tra l'altro è stato restaurato da circa 2-3 anni, credo. Infatti vi lascio sempre delle foto per visionare la nuova Pasqualita, però comunque i tratti sono sempre gli stessi, è cambiato qualcosa e sono cambiati i capelli, sono stati acconciati diversamente, c'è una diversa disposizione dei peli delle sopracciglia, quindi ci sono comunque delle differenze, ma è sempre lei, e questo appunto è un atto di manutenzione. Ok, comunque però da una parte io credo che non andrò mai a vederlo, perché purtroppo soffro di una fobia che si chiama automatonofobia, detto bene, automatonofobia, che mi procura degli episodi di terrore, di panico, di paura nel momento in cui vengo sottoposta alla vista di una figura, di una rappresentazione non fotografica, ma una rappresentazione reale che io devo vedere realmente di forma umana. Quindi non credo che andrò a vederla, perché già ho problemi seri con le iconografie sacre, e quindi non credo che andrò mai a vederla, per quanto la storia mi incuriosisca. Effettivamente mi ha preso molto e trovare questa storia è stato interessante, e tra tutte quelle che ho trovato pensavo che fosse quella che poteva interessarvi di più. Ditemi cosa ne pensate di questo mistero, ditemi se vi è piaciuta la storia che abbiamo affrontato oggi, ed effettivamente ditemi se per voi è un manichino oppure era una ragazza che ha avuto, diciamo, una morte prematura. Questo l'ha separata dalla madre, e la madre, per averla con sé, ha deciso di imbalsamare il suo cadavere, e che quindi quella che vediamo noi esposta in vetrina non è un supporto ben fatto di un abito, ma un corpo imbalsamato. Io spero che il video di oggi vi sia piaciuto, io vi auguro un buon proseguimento della vostra serata e un buon Halloween se lo festeggiate, o un buon Ognissanti e una buona giornata dei morti, che sarà appunto il 2 novembre. Noi adesso ci salutiamo e ci vediamo al prossimo video.